Aggiornamento di calciomercato Inter molto importante oggi. Prestate attenzione perché l'Inter non solo non ha abbandonato l'idea di acquistare un nuovo esterno destro dopo i casi Palestra e Calaili, ma anzi è veramente intenzionata a muoversi già in queste ore e lo sta facendo per arrivare all'acquisto del laterale destro che vuole mettere a disposizione di Christian Chivu. Io ho preparato un'analisi molto approfondita sugli esterni in ottica Inter, mentre bisogna prestare attenzione agli incastri in difesa, dove c'è chi parla del reintegro di Pavard, c'è chi dice che col Tottenham si sarebbe parlato anche del Cuti Romero, il difensore leader anche della retroguardia dell'Argentina. Ecco, di tutto questo parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Allora, ben ritrovati amiche e amici interisti in questo contenuto, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così continuiamo a crescere insieme e vi aspetto nel club di Passione Inter. Qua in alto il QR code da inquadrare per entrare nella nostra grande community, dove c'è una sezione scouting che, come potete immaginare, in queste ore è infiammata. Allora, prima notizia da sottolineare subito. Le parole di Marotta le abbiamo ascoltate tutti e nonostante le parole di Marotta sul fatto che affari alla Kanji si possano presentare anche ad agosto inoltrato a fine mercato, l'Inter si è attivata subito sul mercato dopo che è saltato Calaili, e quindi una volta ufficializzata la non idoneità sportiva da parte del CONI, l'Inter è andata subito ad attivarsi sul mercato, tra profili cercati attivamente dall'Inter e altri che sono stati proposti, come succede sempre sul mercato. Seconda notizia: ci sono 3 nomi in particolare da tener d'occhio in questo momento, più un paio di possibili outsider. I 3 nomi principali sono quelli di Guela Doué dello Strasburgo, che è quello che costa più di tutti, probabilmente, Molina dell'Argentina, sì, e dell'Atletico Madrid, e Jed Spence del Tottenham. Chi sono invece gli outsider? Gli outsider sono Dodò della Fiorentina e in parte anche Belgali del Verona. So già che qui si scateneranno i commenti, so già che qui ci sarà chi storce il naso, ma tra poco approfondiamo anche questo. E comunque, se cominciamo a scartare i giocatori meno conosciuti dall'estero, quelli che costano troppo, quelli bassi, quelli che non sono simpatici, eccetera, di raggiungibile in Italia, poi pronti anche da mettere subito nell'Inter, sono rimasti questi: Dodò, Belgali, Norton Caffi, Cambiaso della Juventus, Wesley la Roma non te lo dà, Bellanova non è da Inter, i nomi sono quelli. Ho aggiornato la mia tabella, che vado a recuperare un attimo con i nostri potenti mezzi che abbiamo su Passione Inter. Eccoci qua, la tabella della caccia all'esterno, una tabella che vi avevo già raccontato qualche settimana fa, quando, saltato Palestra, nel mio studio, nella mia analisi, avevo individuato in Calaili il giocatore più logico da andare a puntare per quello che stava cercando l'Inter. E poi da lì a pochi giorni l'Inter effettivamente è andata in conclusione su Calaili. E perché dico più logico per quello che stava cercando l'Inter? Cosa stava cercando effettivamente l'Inter? Mi sembra abbastanza evidente, mentre vi ricordo, fate lo screenshot della tabella, poi dopo ci torniamo magari, e se volete tornare indietro la riguardate tutta. L'Inter mi sembra abbastanza evidente che non stava cercando una copia di Denzel Dumfries, evidentemente, ma un giocatore più di passo, di conduzione del pallone, che potesse essere un'altra fonte di gioco anche sulla fascia destra, e probabilmente un calciatore anche un pochino più offensivo rispetto ai tanti terzini che molti di voi mi hanno proposto. E quindi è andata su Palestra prima, su Calaili poi, un'ala riconvertita a quinto. Nella tabella ho messo, come dicevamo anche l'altra volta, i nomi dei calciatori secondo me più interessanti e raggiungibili tra quelle che mi avete suggerito, anche se poi abbiamo messo anche Rierson, che sarebbe un profilo in realtà molto logico anche lui per l'Inter, ma ecco, non lo metterei nella categoria raggiungibili probabilmente dal punto di vista economico. E dalla mia analisi che avevo fatto dopo aver visionato anche almeno altre una decina di partite in tutto di questi calciatori coinvolti, più tutti gli highlights, le clip, eccetera, a me continua ad intrigare molto l'ipotesi Wanlu del Siviglia, che però non è attualmente, da quello che ho visto, letto in giro, un nome per l'Inter. Mentre per quanto riguarda i nomi fatti prima, partiamo da Guela Doué. Guela Doué, come dicevo, è il profilo più costoso
tra i tre accostati all'Inter, ed è anche quello un pochino più difensore proprio come caratteristiche, che potrebbe fare anche il terzo a destra con delle caratteristiche poi chiaramente un pochino più di spinta. Un nome su cui l'Inter c'è, ve l'avevo già raccontato, non mi sembra il più caldo, soprattutto per motivi per come si uniscono le caratteristiche tecniche alla cifra richiesta dallo Strasburgo, che tra l'altro potrebbe vendere anche Moreira, e quindi anche sotto il controllo del Chelsea non hanno troppo bisogno di vendere i propri gioielli. Due comunque ha dalla sua la stazza, soprattutto dal punto di vista fisico, ha delle percentuali di dribbling buone, ma anche perché partendo da più dietro dribbla con molto più campo davanti in una zona differente rispetto a chi agisce negli ultimi 30 metri, quindi ricordiamoci sempre il contesto. Mentre Molina dell'Atletico Madrid è il profilo più solido, lo definirei, l'ho voluto definire, perché 28 anni, sai quello che può darti, è un giocatore consolidato che conosce la Serie A, conosce anche il sistema di gioco in cui giocherebbe nell'Inter e non solo, non ha dei picchi clamorosi nei valori, non spicca né in negativo né in positivo, quindi è abbastanza costante, con una certa consistenza in entrambe le fasi, sarebbe pronto immediatamente. Non è il giocatore che alza il livello dell'Inter, ma sicuramente è più di una toppa, ecco, come tipologia di calciatore e come esperienza internazionale. Spence invece è il nome che abbiamo messo come in rialzo, è quello che sta prendendo più quota ed è anche quello che forse sta facendo discutere di più, perché in tanti mi avete scritto sui numeri offensivi che sono molto pochi. Spence, un giocatore di 25 anni che compirà 26 anni tra pochi giorni, poche settimane, protagonista anche lui al mondiale, questo è un tema chiaramente, quindi giocando il mondiale arriverebbe all'Inter più tardi, probabilmente. Questo è un fattore comunque da considerare. Anche lui si sta consolidando come calciatore ormai, visto che 25, 26 anni, ecco, lo sviluppo ha già raggiunto quasi il suo picco di curva, però può ancora evolvere, soprattutto alzando il livello del contesto e soprattutto in un contesto come la Serie A, dove tra l'altro è già passato con il Genoa in una parentesi non lunghissima. Parentesi che è stata senza gol e senza assist, facendo vedere però delle buone cose, cioè se guardavi il Genoa comunque ti colpiva questo Spence. E è un giocatore che nel Tottenham ha giocato e gioca prevalentemente a sinistra, e quindi ci dà l'idea anche della duttilità di questo calciatore, che però, ecco, ha forse il suo maggior potenziale a destra, ma nel Tottenham ha fatto anche la fascia sinistra. A destra c'è Pedro Porro, comunque c'era maggiore concorrenza e quindi andava anche dall'altra parte. Nelle ultime 24-48 ore mi sono andato a recuperare alcune partite per guardarlo ancora meglio, da Tottenham, Borussia Dortmund, la partita con Liverpool, Inghilterra-Norvegia dove è entrato con un grande impatto, e poi ho visto un'altra partita che adesso mi sfugge. In generale l'ho visto per esempio contro il Dortmund giocare anche da ala sinistra nel 4-2-3-1, quindi 4-2-3-1 se vi ricordate, dove giocava Eto'o nel 2010, diciamo, chiaramente era un parallelo difficile. Comunque ala sinistra, ma facendo poi anche un grande lavoro nello scalare all'indietro in una difesa, creando una difesa a 5 sostanzialmente. Quindi è un giocatore che fa tutta la fascia, lo fa dando anche una buona solidità difensiva. Forse tra tutti i profili che abbiamo visto era anche quello che mi dava delle cosine in più nella contribuzione difensiva pure, e rispetto agli altri spicca per questo, ma aggiunge anche l'intensità della Premier League, perché è un giocatore da oltre 10 chilometri percorsi a partita, quindi corre molto per essere un laterale. Lo fa con la media di 22 sprint a partita nell'ultima Premier League, è un dato alto, soprattutto con un picco di velocità che ha superato i 36 chilometri orari addirittura. È stato nell'ultima stagione di Premier League il terzo calciatore più veloce con questo picco di velocità raggiunto. Per come l'ho visto io, è un giocatore che brilla soprattutto negli spazi, cioè conduce il pallone, guadagna campo, ha una buona personalità nel puntare l'uomo, meglio però appunto se poi si può aprire il campo, e in questo quando gioca a sinistra è piuttosto moderno, come laterale che viene a giocare anche in mezzo e anche dentro il campo, una cosa che dalla Premier League stiamo vedendo sempre più anche in Italia. Dall'altro lato lo stesso, lo può fare lo stesso, ma è un giocatore molto da binario eventualmente, che giocando a sinistra rientra molto anche sul destro, e anche per questo secondo me in tanti mi avete sottolineato però i dati di cross sono molto bassi. Non sono fantastici i dati sul cross, ma proprio perché giocando a sinistra spesso si trova a crossare intanto non come sua prima scelta, perché poi
dipende molto anche dal contesto di squadra. Io sfido chiunque ad avere grandi dati offensivi nel Genoa, con tutto rispetto, nel Genoa in cui era passato lui, ma soprattutto in un Tottenham che ha rischiato di retrocedere. Ecco, sarebbe stato un fenomeno mettersi in mostra in una squadra che ha fatto una stagione terrificante, ma poi appunto la prima scelta non è il cross e soprattutto molto spesso capita di crossare col sinistro che non è propriamente il suo piede, quindi anche da questo è condizionato sicuramente il fattore dati sui cross. Rimane ovviamente un giocatore che ha pochissimi gol, pochi assist in carriera, per cui negli ultimi 30 metri stai perdendo tanto rispetto a Denzel Dumfries sicuramente, ma rispetto anche a Kalaili che era molto più pieno, diciamo, molto più denso negli ultimi 30 metri appunto. Però ecco, se l'idea dell'Inter, a quanto pare, cosa che vi continuo a ribadire in questi giorni, è quella di aggiungere intensità da Premier in rosa e aggiungere rifornimenti per gli attaccanti, Spence è uno che questa cosa te la può dare, te le può dare. Ovvio che se il Tottenham chiede 40 milioni di euro è una cifra molto alta, allora qui bisogna aprire la riflessione. Secondo voi l'Inter deve avere fretta di andare subito sul mercato per aggiungere questo esterno destro? Oppure, visto che Chivu vuole lavorare su Diouf, c'è Luis Enrique, hai Carlos Augusto e Di Marco dall'altro lato, potresti aspettare più avanti che si apra qualche spiraglio, qualche occasione sul mercato? Oppure potresti anche virare, allora visto che in Serie A comunque il livello non è l'NBA del calcio, potresti anche dire ok, sull'esterno magari vado su un outsider, magari ecco la mia ambizione di avere palestra, di avere un giocatore di impatto dirompente, la riduco un pochino per andare su dei giocatori comunque che secondo me sono sottovalutati come Dodò o Norton Caffey forse per certi versi è uno dei giocatori che più somigliano a Spence. Diverso, ma potrebbe avere qualcosina in quel senso. Dodò della Fiorentina è un giocatore, lo so che questo vi infiamma sempre, che è molto diverso da questi, però negli ultimi 30 metri può essere davvero una scheggia, sa fare entrambe le fasi e poi capisco che siamo abituati a Dumfries, quindi ci piace vedere, vogliamo vedere fisicità, eccetera, ma perché deve esserci la fissazione di giocare con i giganti da 1,90 m e 100 kg che dominano di testa? Si può anche cambiare modo di attaccare, magari gli assist di Di Marco a profusione diventano rifornimenti per Lautaro e Thuram o per l'inserimento maggiore della mezzala, quindi il laterale destro fa meno finalizzazione, più rifornimenti e ne beneficiano i Barella, i Sucic, gli Aleksandar Stankovic, per esempio, o dall'altro lato chi sarà la mezzala sinistra titolare dell'Inter, per dire. Belgali è un altro nome accostato all'Inter, anche lui è un giocatore che chiaramente non rimarrà al Verona in Serie B, è un giocatore che farà un salto di qualità a livello anche di squadra. Nei dati non lo abbiamo messo perché comunque era molto diverso il contesto Verona, quindi era difficile trovare una similitudine con gli altri. È un buon giocatore, chiaro che passare dal Verona all'Inter e dal Verona al titolare dell'Inter è un salto molto importante, ma Belgali è un giocatore di qualità. Questa è la mia analisi quindi sugli esterni dove credo anche che senza offerte Luis Enrique possa essere dirottato anche a sinistra all'occorrenza con Carlos Augusto che a quel punto andrebbe in difesa ad alternarsi con Bastoni e andresti a tappare una lacuna che c'è da anni. Poi bisogna risolvere il tema, il rebus degli altri centrali, perché su Pavard più di qualcuno in queste ore sta parlando del possibile reintegro. Da un punto di vista tecnico, nonostante un calo di Pavard che c'è stato, una difesa con Pavard, Bis, Kakanji, Carlos Augusto e Bastoni e un altro da aggiungere, perché almeno uno andrebbe preso, ecco, in Serie A è una difesa che non ce l'ha nessuno, questo diciamolo. Mi preoccupa semmai la gestione ambientale dello spogliatoio, perché stai perdendo tanti senatori importanti che sono stati utili nello spogliatoio. Se Pavard però viene accettato e lo integrano, vuol dire che saranno d'accordo, immagino, nello spogliatoio. Però è un tema delicato. Mentre come diceva Fabrizio Romano, e non soltanto, Inter e Tottenham nei discorsi su Spence hanno aperto un discorso anche su Romero, cioè il Tottenham ha detto all'Inter guardate che c'è anche Romero che mettiamo in vendita. Giocatore che guadagna cifre enormi, nell'Inter sarebbe tra i calciatori più pagati, credo che il Tottenham lo valuti sui 50 milioni di euro, cifra elevatissima. E se hai la disponibilità Romero lo prendi e basta, adesso non sto sentendo, in Italia sarebbe espulso, prenderebbe i cartellini, ragazzi se puoi prendere Romero all'Inter lo prendi,
rimetti Akanji sul centrodestra, fai una difesa di livello top. Questo sì che alza il livello della squadra. Mi chiedo però, ecco, come si possono raggiungere certe cifre, ma non solo per l'Inter, ma per qualsiasi squadra in Italia, per cui vedremo come evolverà questa cosa. Fatemi sapere che ne pensate. Oggi approfondimento molto denso, ragazzi. Facciamoci un applauso a noi della community di Passione Inter, perché abbiamo fatto un contenuto pienissimo di roba, e quindi vi aspetto nei commenti, così stasera in diretta alle 19:30 vi leggo. Nel frattempo vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.